Dries Mertens, ciao. Ciao. E come ti senti adesso? Che la tua carriera è finita? Sei cambiato in qualcosa in poco tempo? Ehm, no, io sono stato dopo Napoli 3 anni a Galatasaray, mi sono goduto anche il tempo lì e adesso vediamo che devo fare nella vita. Mi voglio godere un po' la vita, voglio stare vicino alla famiglia e godermi la vita. Liz, quando hai maturato la scelta di ritirarti? Perché l'avevi detto un anno fa, poi sei rimasto un altro anno al Galatasaray. Mhm. Perché questa scelta e se è vero che è legato anche al fatto che tu voglia far nascere tua figlia adesso a Napoli o comunque godertela? Allora, la scelta è qualche volta perché diventi più lento, diventi un po' più scarso. Ehm, e poi volevo finire con un bel ricordo che a Galatasaray era il momento, penso, di finire. E non lo so, voglio stare vicino alla famiglia, voglio avere più tempo libero, tutto questo. Vi ritirate nello stesso giorno, l'ultima partita, tu, Marek Hamsik e José Callejon, che fa strano? No, è bello, penso che è per quello che stiamo qua. Ehm, ieri, sai, stai al tavolo, parli di tante cose e sono solo belli ricordi. Tra l'altro tutti e tre avete scritto una pagina indelebile, no, del Napoli dell'era De Laurentiis. Non avete alzato quel trofeo, però sentite di aver fatto parte e aver dato quella spinta affinché il Napoli potesse arrivare a questo livello. Ma certo, penso che abbiamo fatto solo belle cose Te lo e senti un po' tuo questo scudetto del 2023 in particolare? eh, no, perché non c'ero, ma certo perché anche tu guardi tutte le partite e sei tifoso, sai, allora è anche il tuo. Ma, io ho solo belli ricordi e anche se non ho alzato il scudetto, per me sono stato 9 anni di bellezza. Quanto ti è cambiato Napoli? Cioè il Dries che Tutto, arriva e che va via, tutto. in cosa è cambiato? Come famiglia, come persona, come tutto. Ehm, penso che ho cambiato come sono in la vita, come sto in la vita e sono molto più rilassato. La città di Napoli ha dedicato dei murales ai protagonisti del Napoli. Ce n'è uno anche per te. Mm? Sei mai stato al murales ai quartieri spagnoli? L'hai visto? Certo, no, sono stato, sì, è bello andare lì, è bello ricevere qualche foto, si amici vanno a vedere, penso che sì, è molto bello. Senti Dries, dietro di te c'è una maglia speciale, te la ricordi Sì. quella partita? Ehm, è stata la partita Roma. Napoli-Lazio, Roma. no? Roma? Eh, eh, 4-0. 4-0, sì. Stadio vuoto. Sì, no, sono belli ricordi, sì. Fu la prima partita dopo la morte di Diego, giocassi con questa maglia iconica. Mm. Tu segnasti il terzo gol. Qual era l'emozione di essere in quello stadio così, ma sentire, credo, quello che stava vivendo la città in quel momento? Puh, eh, eh, prima cosa è stato un po' strano perché dopo vedi tutti i video, tutte le cose che lui ha fatto e poi vedi che significa lui per Napoli. È sempre bello vedere le immagini. Senti Dries, la tua Napoli, eh, ti abbiamo visto mostrarla sui social in tanti anni, sei diventato ufficialmente cittadino onorario di Napoli. Ci racconti quella giornata? Perché è stata una festa veramente di tutti.
abbiamo visto delle scene che forse da qui a distanza di anni anche noi che non siamo diretti interessati ricorderemo. Per te invece che giorno è stato? Ma quando vai via da Napoli tu capisci com'è bello stare lì, sai, qualche volta è buono anche andare via per ritornare e capire come la bellezza. E quando sono tornato sono venuto con la famiglia, con tutti quanti e eravamo giù a Mare Chiaro a mangiare. Sai, è bello quando guardi fuori la finestra e vedi tutto il mare così. È speciale, le gente lo sanno e che devo dire, è difficile spiegare, lo devi vivere. E poi è un figlio napoletano, Ciro. Quanto è già napoletano? Cioè, vedi degli atteggiamenti in lui che... Sì, ma è difficile dire perché lui è stato in Turchia, ma eh, cammina senza maglia, vuole solo stare sulla spiaggia, vuole giocare calcio, no? È strano. E Papa Driss lo seconda? Per quello voglio stare vicino alla famiglia perché arriva adesso una femminuccia e vogliamo fare lo stesso perché i primi 3 mesi con Ciro eravamo a Napoli e è bello perché, sai, penso dopo 5 giorni siamo stato già a Capri, eravamo in barca già. Bello. Ciro, nome tipicamente napoletano, anche il tuo soprannome, la femminuccia, sappiamo già... Non si dice Non in si Belgio. dice. Però italiano, belga, entrambi. Non lo so. Mm. Senti, Dris, la tua Napoli da calciatore, diciamo, l'hai vissuta in lungo e in largo. La cosa più folle che ti è successa, qualcosa che tu non pensavi al tuo arrivo di, caspita, sta succedendo proprio questo? Difficile. Penso... mm, per me la cosa più folle che ho visto sono i motorini dietro il pullman quando penso abbiamo vinto alla Juve 1-0 e siamo tornati e nel pullman vedere tutti questi motorini, ma io mi sono anche un po' paura che uno cade e tutti vanno giù, ma è bellissimo vedere queste immagini. A proposito di quella notte e di quella stagione che credo rimarrà indelebile nei tuoi Mhm. ricordi, l'abbiamo chiesto anche a Kayakon. Ci racconti le emozioni di quella serata? Se dopo quella sera dici ok, ce l'abbiamo fatta, Mhm. e Insomma. cosa è successo a Firenze? No, ma penso non mi voglio ricordare perché ormai è il passato, ma sono stato belli ricordi, ma io ricordo solo il gioco, sai, mi sono divertito veramente in campo quando inizi una partita, sai già che sai 1, 2, 3-0 e quando parlavo il mister Sari era bello perché tutte le cose che lui diceva arrivavano e lui diceva il stadio è vuoto, noi vinciamo 5-0, il stadio è vuoto, 60 minuti, il stadio è vuoto, vedrai. E è bello. Ti ricordi la prima volta che ti disse fai tu il centravanti, fai tu il falso 9? Come te lo disse la tua reazione? Io ero felice perché non stavo più in banchina e poi no, è stato un momento, dai, sai, inizia in allenamento e poi ti arriva la partita e fai gol. Penso la prima partita era Besiktas a casa in Champions e poi Cagliari fuori, poi inizia- è iniziato questa avventura. Il Mertens napoletano ha imparato a cucinare qualcosa in napoletano oppure si limita al caffè di Tommaso Molto Starace? limitato, ma per quello voglio smettere il calcio per stare a casa e cucinare, imparare. Tra l'altro, Starace lo vedremo probabilmente in un altro ruolo, però anche lui ha finito la sua Mm. carriera quasi nello stesso momento tuo, non riuscite a stare separati, diciamo così. Qual è il vostro rapporto? Raccontaci lo spogliatoio, perché vi abbiamo visto fuori, ma la giornata, cioè quando tu arrivavi a Castelvolturno, Per quello lui è
così importante, sai? E quando io ero quasi sempre uno dei primi a arrivare e mi ricordo a Castelvolturno lui veniva per portare il caffè, si gira e guardava sempre il mio posto come primo e il suo sorriso, il suo ballo, lui ti dà animo e è bellissimo. Tra l'altro con lui creasti quell'esultanza, Mhm. la Tommy Style. No, E io volevo fare questo perché, sai, i magazzinieri sono spesso le persone che lavorano di più e forse sono che lo ricevono meno applauso. E per me portare questo in campo che fai vedere che lui è la importanza di loro, tutti loro è bello. E a proposito di esultanze, un'altra storica è quella a Roma del Cagnolino. Come ti viene in mente? Ah, no, ma non voglio parlare di questo. No, io amo i cani e poi era, penso, Fini di George che ha fatto questo e mi sono ricordato sempre, allora per me è stato un bel momento. Ti chiedo, a distanza di tanti anni, quella squadra lì, quel Napoli lì, è ricordato dai tifosi in una maniera Mm, molto romantica, molto mm. affettuosa. Ti chiedo perché, secondo te, e poi come ti accolse Marek Hamsik quando arrivasti a Napoli. Io penso il perché il gioco era veramente bello e anche per stare in campo tu iniziava la partita e già eri sicuro che il possesso pallo andava da solo la palla, ti giuro, era strano, era bello per essere in campo, sembrava che giocavi in 12 e poi quando sono arrivato beh, c'era Paolo Cannavaro e Marek mi hanno aiutato a trovare, sai, casa e tutto questo per me era bello perché non parlavo ancora bene italiano e poi loro mi hanno aiutato tanto. Gis, prima di spostarci sul presente, secondo me è anche giusto, perché tu l'hai sempre fatto in silenzio. Secondo me la tua cittadinanza onoraria è strameritata anche per quello che facevi lontano dalle telecamere, la beneficenza che hai fatto a Napoli nel quotidiano, dai rifugi per i cani ai clochard. Secondo me è qualcosa che dobbiamo sottolineare. So che non ti piace farlo, No, però a me mi piace fare queste cose e secondo me tutti noi dobbiamo fare, aiutare e che devo dire, è una cosa che vieni da te stesso, uno, boh. Senti Idris, passiamo un attimo al presente perché dicevi Hamsik e Cannavaro ti hanno aiutato quando tu ancora non parlavi benissimo italiano, adesso lo parli perfettamente. O Insomma. comunque, non so se in napoletano ti trovi meglio. Detto questo, aiuterai anche Kevin De Bruyne a vivere, a iniziare a vivere a Napoli? Ma vediamo, penso che lui è abbastanza grande di già capire come deve vivere e come devi muovere, perché io ero molto più giovane di lui quando sono arrivato e poi sono sicuro che adesso loro l'aiutano e- e non ha bisogno di me. un mese fa non ti sei sbilanciato, adesso è ufficiale. Mhm. Ma l'hai chiamato tu quando hai sentito la notizia? O ti ha chiamato lui per chiederti di Napoli, insomma, un consiglio? Cosa vi siete detti? No, lui mi ha chiamato e mi ha chiesto come fare, dove devo vivere, ma come te l'ho detto già, lui è abbastanza grande di decidere per se stesso. Un'altra particolarità è che si sposò proprio in costiera, c'eri anche tu. Mhm. Insomma, è legato poi in fondo a Napoli. Eh sì, lui è venuto più volte e ha sempre detto, e penso anche per quello ha fatto la scelta anche per Napoli e io sono felice che lui ha fatto questa scelta e anche sono sicuro che lui farà bene in campo ma anche fuori. Il tifoso Dries Mertens come,
come ha vissuto questa stagione. C'era un altro belga, Romelu Lukaku, in squadra, ha raccontato di come ha vissuto la festa. Non so se l'hai sentito, ma il tifoso di Ris come ha vissuto la No, stagione, pur essendo lontano, perché eri a sì, sì, Galatasaray. era bello perché ehm, quando vedi le partite e guardi le partite, sai, le puoi vivere come tifoso e questo mi piace. E per quello non vedo l'ora anche di stare a Napoli e andare più spesso al stadio e vivere da più vicino. Esatto, quest'anno ti aspettiamo allo stadio in Champions League, ma Mhm. il tifoso Mertens, crede che il Napoli dopo 2 scudetti possa anche arrivare a vincere la Champions? Mm, cioè, vedi una crescita reale in questo progetto da De Bruyne, ma è nell'esempio, ma Conte, Lukaku, McTominay, cioè società, quando sei arrivato ci credevi in questo percorso? Beh, penso che stanno facendo delle cose pazzesco, veramente bene e adesso giocare 2 volte alla settimana sarà un po' più difficile, ma ci sta, perché no? Dobbiamo crederci e dobbiamo essere tutti con la testa giusta. Senti, Idris, come ti vedi da qui a un anno, 3 anni, 5 anni? Compri casa a Napoli? Cioè, oppure No, non lo so, vediamo. Io vivo da giorno a giorno, domani non lo so. Cos'è Oggi. per te Napoli? Cioè, se dovessi raccontarlo, Ma che devo dire? Se tu mi dici cosa significa, per me è stare sul mio terrazzo e vedere il mare, vedere capri davanti, è casa. è casa, sì. E poi è bello stare lì perché, sai, le gente come mi trattano, come mi fanno sentire a casa, è bello. è il tuo posto preferito di Napoli, quello lì dove ti senti a casa, oppure la prima cosa che ti manca di Napoli quando non sei in città? Ma è difficile dire perché adesso già ho pensato a stare a Cicciotto a Mare Chiaro, stare in barca, andare, sai, stare sul mio terrazzo. È difficile dire un posto perché dopo la cittadinanza siamo andati a Cicciotto e ti giuro era molto bello. Dries, siamo verso la fine. Mhm. Chi è per te De Laurentiis? E soprattutto ti ha proposto di un ruolo, un qualsiasi ruolo nella società? No, ma io devo dire che io lo rispetto molto per quello che ha fatto e, e poi, eh, e poi non c'è tanto da dire. A chi dice grazie? Dries Mertens. A tutti, io lo dico sempre, io sono molto fortunato, ma penso che il fortuna arriva alle gente che lavorano, che fanno la vita bene. E poi sì, devo ringraziare i miei genitori, la mia moglie, sai, un po' di tutto, ma ehm, la fortuna arriva alle persone giuste. Dries, grazie mille. Calciopoli 24 in questi anni ti ha seguito ovunque. La speranza è di seguirti e vederti anche alla tua partita d'addio No, no, al calcio. Non la vuoi no, fare? Non la vuoi fare. Uno stadio Maradona gremito sarebbe bellissimo. no, no. Però ci dice, nel video in cui hai annunciato la presenza qui con Marek, hai annunciato il tuo ritiro. No, ma Per- non voglio, voglio stare qua per lui e dopo vediamo come diciamo, perché io voglio stare qua per lui e questa è la cosa più importante. Adesso abbiamo un regalo per te a nome di tutta Napoli praticamente. Salve, usa quel microfono lì. Che Aprilo cosa? tu. Che cos'è? Da Calcio Napoli 24, da me Salvio Passante. Se puoi leggerla. A Marek Hamsik, Dries Mertens e José Callejon avete indossato la maglia azzurra con orgoglio. Ma è un po' lungo, no? Aspetta, facciamo così e così. Molto bello. La fai tu? Avete indossato la maglia azzurra con orgoglio, lottando con il cuore in ogni partita.
Avete reso onore a Napoli, non solo come campioni in campo, ma come uomini che hanno scelto di amare questa città come se fosse casa. Con i vostri gol, i vostri sorrisi e la vostra lealtà avete scritto pagine indelebili nella storia del Napoli e nei cuori dei tifosi azzurri. Questa targa è per dirvi grazie per ogni emozione, per ogni abbraccio sotto la curva, per ogni volta che avete detto Forza Napoli sempre. Emblema di un sentimento e non un semplice slogan. Siete nati qui, non siete nati qui, ma Napoli vi ha scelti e voi avete scelto di viverla, di amarla, di appartenervi. Con affetto infinito, Calcio Napoli 24, la città di Napoli e il popolo azzurro. Grazie, molto bello. Grazie a te.